Ciao a tutti, amici del Sagittario. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami. Sagittario, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di ottobre 2022. Eccola qui. Wow, abbiamo la carta del matto, nuovi inizi, nuove avventure, nuovi percorsi. La carta del matto è sempre una carta che esprime un'energia pulita, pura, ingenua, solare. Molte volte fa anche riferimento a quello che è il bambino interiore. Andiamo a vedere con l'I Ching dell'amore. Wow! Il gioco dell'amore è un nuovo inizio e il nuovo inizio, carta numero 24 e carta numero 35. Il nuovo inizio lo sento collegato con la carta del matto perché comunque eh, può essere messa come la prima carta dei tarocchi e quindi potrebbe essere visto come l'inizio. Il matto è l'idea, la spinta. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo come sempre che le letture sono fatte per un collettivo, è facile che non risuoni tutto, quindi voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Nella prima linea della stesa andremo a vedere in generale le relazioni, quindi familiari, di amicizia, un po' tutto. La seconda linea sarà un po' più specifica per i single, mentre l'ultima linea andrà a vedere i movimenti energetici delle persone che hanno una relazione, qualsiasi tipo di relazione sia, ok? Allora, partiamo con l'appeso e la carta della giustizia, ragazzi. Qui probabilmente c'è qualche tipo di situazione con l'appeso che è da rivedere, che è da ribaltare, mi verrebbe da dire, perché l'appeso è appeso a testa in giù, quindi in effetti ha la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. È un rivalutare la situazione. Per certi versi l'appeso fa anche riferimento a una sorta di accettazione, ok? Diciamo che vedendo le cose da un altro punto di vista si inizia ad accettare un certo tipo di situazione. E poi abbiamo la giustizia. La giustizia, guardate, fa riferimento al mettere in equilibrio quello che vuole la mente e quello che vuole il cuore, ok? Potrebbe far riferimento per qualcuno a delle carte o a dei fogli, delle firme, dei contratti, perché la giustizia fa riferimento a dei contratti, ehm, con i quali sarete, diciamo, impegnati in questo periodo. È come se, perché comunque la carta dell'appeso parla di una sorta di rallentamento, di blocco, ha un'energia un po' lenta ed essendo vicino comunque alla giustizia qua, sento che se state aspettando per qualche firma o per qualche tipo di sblocco cartaceo, probabilmente le energie sono ancora un pochettino lente da quel punto di vista lì. Abbiamo poi un asso di coppe e un fante di spade. Allora, sento che per qualcuno potrebbe esserci la volontà, il desiderio di iniziare un nuovo capitolo all'interno della relazione se siete già in coppia con questo asso di coppe, piuttosto che fare un passo avanti, piuttosto che un figlio, perché l'asso di coppe molte volte parla di nascite, di figli, di qualche cosa che comunque è nuovo, ok? C'è la voglia di aria fresca, mi verrebbe da dire, c'è voglia anche di innamorarsi per qualcuno nel caso non siate in una relazione. C'è voglia, insomma, di aprire il quarto chakra. Io l'asso di coppe lo sento molto associato con il quarto chakra. Allora, abbiamo questo fante di spade in centro, sì, di spade in centro lettura, ragazzi.
c'è la giustizia. Qui è un po' come se vi consigliassero, diciamo così, di fare attenzione ai dettagli, di controllare bene tutto quello che andrete a firmare. Il Fante di Spade è una di quelle energie molto idealiste, ma con poco senso pratico. È una persona che ha bisogno di sicurezze e quindi tende a controllare. In questo caso, essendo in centro a lettura, è come se questa sorta di controllo mancasse un po'. E avendo la giustizia, ragazzi, dipendendo sempre da quello che la giustizia rappresenta per voi, però ecco, se dovete firmare dei contratti, dei fogli o acquisti o vendite, leggete bene tutto, controllate bene tutto nei minimi dettagli, ok? Allora, c'è la carta del mondo, c'è un cambiamento, c'è un nuovo inizio, mi viene da dire, perché comunque è una carta di compimento ed è una carta di inizi, questa è una carta di inizi, il matto è una carta di inizi. Quindi è fortemente possibile che se non avete nessuno incontrerete qualcuno, c'è un bellissimo due di coppe e ripeto c'è la carta del mondo. Può essere che se siate già in una relazione si tratti di andare al gradino successivo. Insomma, c'è un po' un cambiamento in positivo per quello che riguarda la relazione che voi avete in essere in questo momento. Vi dico che la questione con la giustizia potrebbero anche essere questioni familiari, mentre qui sento proprio che è più una cosa, una questione di trovare un punto di incontro con qualcuno, ok? Non necessariamente una relazione d'amore. La stesa, ragazzi, finisce con un 5 di pentacoli, un 10 di spade e un 2 di pentacoli. Quindi qui fate attenzione alle aspettative, non avere aspettative troppo alte, a non, perché ripeto, il fante di spade è una persona che ha forti, alti ideali, però alla fine a livello concreto non conclude molto, quindi qui occhio alle troppe parole che vengono dette, c'è comunque questa sorta di incontro, questa sorta di accordo, di compromesso se vogliamo, con il due di coppe, però c'è anche un ciclo da chiudere perché non si possono tenere in piedi più di due situazioni. Mi verrebbe da dire che bisogna decidersi a chiudere un determinato ciclo perché diversamente si deve gestire più situazioni allo stesso tempo, insomma. C'è qualcosa da lasciarsi indietro. Il 5 di coppe fa riferimento anche ad una perdita economica, no? E potrebbe essere legata a questa giustizia. Se qualcuno, per esempio, ha dei debiti arretrati o cose di questo genere, ecco, più che tutto forse è quello. Però c'è la carta del 2 di coppe, quindi se fosse quel caso lì, ipotesi, ehm, si raggiunge un compromesso, eh. Quindi la carta del mondo fa cambiare un po' le carte in tavola, diciamo così, le regole del gioco, se vogliamo. Sono comunque avvenimenti positivi, anche veloci. Per qualcuno si può trattare di un trasferimento e di un contratto di lavoro o di un contratto per una nuova casa, anche se non lo sento tanto, sento più che siano questioni burocratiche, questioni più mi parlano di svincolare dei soldi. Ok, andiamo a vedere per i single che cos'altro riesco a dirvi di più specifico. Abbiamo un fante di pentacoli, un 8 di bastoni al contrario, nuovamente un fante di spade, un asso di bastoni, nuovamente un asso di coppe ma questa volta è girato al contrario, un 8 di spade, un re di pentacoli e un 10, sono due 10, e un 10 di bastoni. Ragazzi, partiamo con un fante di pentacoli, quindi qui si parla di un'energia frizzantina, di un'energia... sento che c'è qualcuno che si sta impegnando per ottenere probabilmente l'avvicinamento di una persona che potrebbe essere rappresentata dal fante di spade. Molte persone sento che la conoscono già, hanno proprio in testa questa persona. Probabilmente non c'è comunicazione con questo 8 di bastoni al contrario.
o comunque c'è una scarsa comunicazione, una comunicazione superficiale, c'è qualche cosa che non va a fondo, diciamo. E vedendo questo asso di bastoni, diciamo che anche il tipo di azione che volete fare o che dovreste fare è un po' bloccata. Vi ricordo che comunque si iniziava la stesa generale con una carta di appeso, quindi qui c'è un attimino da, come vi posso dire, capire come muoversi con questa nuova persona. In realtà potrebbero essere due persone, se il Fante di Pentacoli non rappresentasse questa vostra energia, diciamo, frizzantina, potrebbero essere due pretendenti. Ehm, Entrambe sento che potenzialmente li potreste già conoscere. Mm. Però ecco, guardate, vedendo questo 8 di spade, sento che non siete molto incoraggiati nei confronti di questi due fanciulli. Calcolate che sono fanti, quindi o hanno un'energia molto giovanile, molto gioviale, molto fresca, o potrebbe parlare di qualcuno che è un po' immaturo, indipendentemente dall'età, insomma. E probabilmente è per quello che siete in questa fase da 8 di spade, perché è come se non riusciste a vedere chiaro. In realtà è girato al contrario, eh. In un certo senso stanno iniziando a dissiparsi le nebbie, mi verrebbe da dire, cominciate a togliervi la benda. Però avendo questo asso di coppe al contrario, qualche cosa mi dice che non siete pronti per innamorarvi o avete paura di innamorarvi. Da un lato c'è il desiderio di innamorarsi, c'è la volontà, ma c'è anche questa paura perché si ha questa forte fase di condizionamento mentale. In realtà, guardate, la stesa finisce poi con un re di pentacoli e un 10 di bastoni, quindi si va verso la chiusura di un certo ciclo. Il re di pentacoli vi dico che potrebbe rappresentare una persona di fianco a voi, vicino a voi, alla quale rivolgersi, alla quale chiedere un parere, alla quale chiedere aiuto. Ehm, o se per voi rappresentasse la vostra persona di interesse, eh, beh, direi che c'è da rivedere un attimo gli equilibri. Ok, perché qua c'è un 5 di spade, c'è una delusione e ci sono due carte, due 10. Dipende se questa non comunicazione è da parte vostra o da parte loro, ok? Perché ho come la sensazione che qualcuno qui abbia avuto un'esperienza poco simpatica e che adesso sia un po' chiuso in se stesso e abbia paura di innamorarsi, di far entrare questa persona. Questa persona, a differenza delle altre due, è un re, quindi è una persona con una certa maturità, con una certa stabilità, è una persona con la quale si può dialogare, si possono fare, diciamo, dialoghi di un certo spessore, ecco. Per qualcuno fa riferimento al lasciarsi indietro una figura paterna, perché essendo un re può rappresentare anche il padre, quindi potrebbe anche essere che qui ci sono delle ideologie legate al padre, al come dover gestire la genitorialità, mi viene da dire. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Abbiamo un re di spade, la carta dell'eremita, un 7 di pentacoli, un 5 di coppe, la carta del matto nuovamente, un 8 di bastoni come i single e il 3 di coppe al contrario. Allora, io qui in realtà ehm, con questa carta dell'eremita, ragazzi, sento che c'è una sorta di solitudine all'interno di questa relazione o una sorta di isolamento. Probabilmente il partner non è dei più affettuosi, perché avendo questo re di spade, che potrebbe tranquillamente rappresentare il vostro partner o la vostra partner,
si parla di una persona razionale, logico comunque, con una certa freddezza e qui con l'eremita c'è bisogno di andare un pochettino dentro, ripeto, o può rappresentare il fatto che vi sentiate soli o il fatto che abbiate bisogno di prendervi un tempo. Abbiamo anche una carta che è il 7 di Pentacoli che parla di pazienza, parla di attesa, come vi posso spiegare? Attesa con vibrazioni positive, con delle aspettative positive. Il 5 di coppe ci parla di una sorta di delusione. Nella linea generale avevamo questo 5 di pentacoli. Ehm, Qui c'è qualcuno che si è pentito di un movimento, si è pentito di qualcosa che ha detto, si è pentito di qualche cosa, vi dico. La carta del 5 di coppe è un rammarico, è l'occasione persa. Ma abbiamo poi il matto e ce l'avevamo anche qui, quindi il matto è anche qui un arcano numero 0, chiusura cicli e inizio cicli, guarda caso capita sotto il mondo. Quindi vi dico, alla fine ci sarà un nuovo inizio, ci sarà questa sorta di nuova energia frizzantina, la comunicazione qui migliorerà, ok? Però ecco, quello che forse vi consigliano con questo 3 di coppe al contrario è di rimanere all'interno della coppia, di non confrontarvi troppo con l'esterno, se avete dei problemi di coppia, magari con gli amici, con i genitori, con dei parenti o i colleghi, non lo so, è meglio tenere le cose per voi in questo senso. Però niente di, cioè sì, un po' di solitudine probabilmente, qualcuno qui si è pentito di qualche cosa. Ehm, ecco, se fosse, ragazzi, se qualcuno stesse cercando dei figli, ehm, portate pazienza. Mm? Io credo che sia questione di tempo. È solo questione di tempo perché c'è un 7 di pentacoli, c'è un'attesa da dover affrontare. Probabilmente in questo periodo avete bisogno di maturare determinate energie. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cos'altro posso dirvi, cosa si vede e cosa non si vede di questa situazione. Abbiamo l'esistenza, che è la carta del mago, e schizofrenia, che è un 2 di spade. Allora, qui parla un po' di lasciarsi andare, no? Ehm, la carta dell'esistenza e la carta del matto sono due carte di inizio mazzo, soprattutto l'esistenza, no? Perché il matto può essere messa sia all'inizio dei tarocchi, degli arcani maggiori, che alla fine. Però l'esistenza è proprio il numero uno, è l'inizio, è qualche cosa che prende forma, l'alchimista è colui che prende il piombo e lo trasforma in oro, prende quello che è un'energia di bassa, un'energia pesante, un'energia di bassa vibrazione e lo trasforma in un'energia leggera, in un'energia preziosa. Questo è un po' il lavoro che ci invita a fare il mago, no? Con quello che ci succede durante la vita. E poi abbiamo schizofrenia, qui potrebbe esserci una sorta di scelta, una sorta di dubbio da dover affrontare ed è per quello che qui vedo questa sorta di pentimento, se vogliamo. Ve le metto qui. Ok, un'ultima carta. Andiamo a vedere una fatina per chiudere la lettura. Non vi sento male, comunque ci sono tanti assi, c'è il mondo, c'è da migliorare un po' la comunicazione, probabilmente in tutti e due i gruppi, però non va male. Oh. Allora, intenzioni pure. Ecco, questa fata vi ricorda di manifestare i vostri desideri e qui guardate, vi ritiro sul mago perché fa vedere una stella cadente, parla di manifestazione, di manifestare le proprie idee, no? Manifesta i desideri del tuo cuore con un'intenzione pura e per il più alto bene supremo di tutti. Ok, quindi facendo in questo modo diciamo che c'è più probabilità che quello che voi volete manifestare si manifesti in fretta, ecco, diciamo così, per il più bene, per il più alto bene di tutti, della comunità.
Cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la stesa vi sia stata utile. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona. Io vi ringrazio per essere stati qui con me. Vi ringrazio per le iscrizioni, per le condivisioni, per i commenti, per le donazioni. Ogni tipo di supporto è sempre ben accetto. Vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!